E si parte sempre, quando si vuole studiare una funzione, dallo studio del dominio. Quindi partiamo subito con dominio. Che cosa devo fare? Ho una radice quadrata, quindi vado a imporre che l'argomento sia maggiore o uguale di 0, ma contemporaneamente ho anche un denominatore, quindi vado a imporre che 2x meno 3x al quadrato sia diverso da 0. Queste due condizioni si devono verificare contemporaneamente, proprio perché ho un dominio. Allora cosa succede? La prima mi dice che quella disequazione è vera se soltanto se x sarà più piccola di meno 2 oppure x più grande di 2. È una semplice, disequazione di secondo grado che si risolve immediatamente così. Per quanto riguarda questo invece dovrò andare a raccogliere una x e quindi mi rimane 2 meno 3x. Da qui capisco immediatamente che ho x diversa da 0, perché qui devo andare a distinguere due casi adesso, quindi voglio questo oggetto diverso da 0, quindi distinguo due casi, o x è diverso da 0 oppure 2 meno 3x è diverso da 0, e allora mi porto il 2 dall'altra parte, meno 3x diverso da meno 2 e quindi x diverso da 2 terzi. Ora quindi cosa noto? Noto che andiamo ad analizzare meglio il dominio. Allora, la prima disequazione mi dice che la funzione vive prima di meno 2 oppure dopo 2. Però contemporaneamente mi viene chiesto che x sia diverso da 0 e che x sia diverso da 2 terzi. Adesso 2 terzi è più piccolo di 2 e anche 0 è più piccolo di 2. Quindi cosa sta succedendo in una possibile rappresentazione grafica? Questo, cioè che il dominio è così. Quindi questo è meno 2, questo è 2 e il dominio mi sta dicendo prendi questa parte. Allo stesso tempo il dominio mi dice guarda devi escludere lo 0 e devi escludere il 2 terzi. E allora capiamo che queste cose erano già escluse perché la prima condizione di esistenza mi dice che tanto io voglio lavorare solo in questi due rami dell'asse delle x. Quindi fare la prima condizione automaticamente implica la seconda condizione. E quindi che cosa deduco? Deduco adesso che il dominio è simmetrico rispetto all'origine, cioè e quindi perché è simmetrico? È simmetrico perché, come possiamo vedere, tutto quello che sta succedendo a sinistra è identico rispetto a quello che sta succedendo a destra. Allora ha senso chiedersi se ci sono simmetrie. Non è detto che ci siano, però si può cercare. E che cosa notiamo? Che non esistono simmetrie, perché se effettivamente io vado a sostituire meno x dentro, noto che per la presenza di questo termine quadratico o metto meno o non metto meno non cambia niente. E allo stesso modo per la presenza di quest'altro termine quadratico o metto meno o non metto meno non cambia niente. Però se metto meno qua cambia tutto e quindi concludo che la funzione non è né pari né dispari, perché questa è sicuramente diversa da più o meno f di x. E allora ho concluso che non ci sono simmetrie e ho fatto anche un discorso di dominio. Adesso devo fare un discorso di segno e quindi mi chiedo quando è che la funzione è positiva. Allora me la riscrivo, quindi ho radice di x quadro meno 4 fratto 2x meno 3x quadro. E mi devo chiedere quando è che questa cosa è maggiore o uguale di 0? La domanda va direttamente a ridursi perché non ha senso chiedersi quando è che la radice è positiva, non ha senso chiedersi quando è che il numeratore è positivo, quello è sempre positivo. E allora la domanda si scarica direttamente sul denominatore, quindi 2x meno 3x quadro maggiore strettamente di 0. Io però questa cosa qui l'avevo raccolta prima, l'avevo messa in questi termini qua. E so già che questo viene, anzi faccio così, faccio un ulteriore cambio di segno, cioè dico che questa cosa è equivalente a quest'altra. Ho solo fatto un cambio di segno nella seconda parentesi. Cambiare il segno vuol dire ribaltare il verso della disuguaglianza. Adesso però è più facile perché so che questo viene annullato da 0, questo viene annullato da 2 terzi abbiamo detto, e ora guardo questo che è minore, allora vuol dire che la soluzione sarà compresa tra 2 terzi e 0. Quindi questa qui è la soluzione del mio segno della funzione.
Ora, attenzione perché dobbiamo cercare di riportare il tutto su un grafico. Quindi se qui adesso vado a farmi un grafico della funzione, cos'è che ho scoperto? Ho scoperto che qui magari c'è il meno 2, qui c'è il 2, però attenzione perché se faccio per bene il grafico so che non devo assolutamente entrare in questa zona e non entro in questa zona per un discorso di dominio soltanto, quindi le linee oblique mi rappresentano il dominio. Invece parliamo di un discorso di segno. Io ho scoperto che la funzione sarebbe positiva praticamente solo all'interno di quest'area dove la funzione non esiste. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente laddove esiste la funzione è sempre negativa, quindi io devo andare ad escludere queste zone qui. Le linee verticali invece sono un'esclusione dovuta ad un discorso di segno. Ora, che cosa si può dire invece circa le intersezioni? Naturalmente i valori meno 2 e 2 erano inclusi, il che vuol dire che questa qui sarà una linea continua più che altro, non una linea tratteggiata, perché da lì la funzione passa, da lì la funzione vive, quindi vuol dire che la mia funzione sicuramente avrà intersezione qua e avrà intersezione qua e non può avere assolutamente intersezioni con l'asse delle y perché l'ho totalmente sbarrato. Ora, questo è quello che mi sono ritrovato io, però andiamo a vedere se il discorso cozza prendendo ad esempio GeoGebra. Come si può vedere la funzione è questa, cioè è uscita ed è in linea esattamente con quanto fatto sulla lavagnetta. Il grafico è quello, è uscito tutto.